Spesso il cinema, in particolare quello horror, trae le sue storie da fatti realmente accaduti o da persone realmente esistite, come nel caso di una misteriosa e inquietante pellicola uscita al cinema a fine anni 90, The Blair Witch Project, che pare preceda degli avvenimenti realmente accaduti. Volevo narrarvi di un fittissimo bosco in cui aleggiano leggende e storie antiche. Quali? Ma ovviamente quelle sulla strega di Blair. Nel XVIII secolo, negli Stati Uniti, immersa nelle radure rigogliose del Maryland, nella Black Hills Forest vi era un villaggio abbastanza pacifico, di nome Blair. In una zona piuttosto isolata nei boschi, abitava una donna anziana solitaria di origini irlandesi, di nome Ellick Edward, che viveva di ciò che le offriva la terra e conosceva i segreti delle piante medicinali e delle capacità curative di queste. Un giorno, nel 1785, dei bambini raccontarono ai loro genitori che mentre giocavano ai margini del villaggio, furono avvicinati dalla donna che, con la scusa di suonare loro una dolce melodia, li ha attirati e portati nella sua abitazione in mezzo al nulla, togliendo loro del sangue con degli strani strumenti. All'epoca le paure e le superstizioni per le streghe portarono tutti gli abitanti a condannare senza processo la donna per stregoneria. Fu picchiata, legata in un carretto e lasciata a morire congelata nelle profondità del bosco, in una notte molto fredda. E da quel momento si cercò di dimenticare quel triste episodio. L'anno successivo alla sua morte, misteriosamente sparirono nel nulla i bambini che l'avevano accusata e non furono più ritrovati. Questo aumentò la credenza degli abitanti del villaggio che realmente la donna fosse una strega e che una terribile maledizione si fosse abbattuta sulle loro vite. Così abbandonarono il posto. Per quasi 40 anni rimase un villaggio fantasma, finché nel 1824 venne rinnovato da un proprietario terriero di nome Henry Burkett e poco dopo fondata la cittadina di Burkettsville. Ma ad un anno dall'insediamento degli abitanti ricominciarono le sparizioni. Nei dintorni del Teppiest Creek, durante una piccola festa per il primo anniversario della rifondazione del paese, una bambina di nome Eileen Trickle, di 10 anni, giocava sulla riva del fiumiciattolo quando all'improvviso, tra gli sguardi increduli di alcuni testimoni, fu afferrata e tirata giù nelle acque da una grande mano pallida. Nonostante la scarsa profondità delle acque, il suo corpo non fu mai ritrovato. Da quell'episodio le acque di quel torrente diventarono scure e rimasero intorbitate da strani rami. Ma questo fu solo l'inizio. Nel 1886 una bambina di nome Robin Weaver scomparve nel bosco mentre raccoglieva delle castagne con la madre. Si diede l'allarme e partì subito una squadra di soccorritori per ritrovarla, ma non fecero più rientro. Il giorno successivo, inspiegabilmente Robin tornò a casa da sola e raccontò di essere stata attirata e presa per mano da una strana anziana che sembrava non toccasse mai i piedi per terra e portata in un'abitazione in fondo al bosco. L'anziana le disse di aspettare lì mentre lei si sarebbe assentata per un breve periodo. Robin, spaventata, riuscì a fuggire e a ritornare in città. Una settimana dopo, un gruppo di ricerca si mobilitò a Coffin Rock e furono ritrovati nei pressi della bara rocciosa i cadaveri dei componenti della squadra scomparsa. I corpi erano legati con delle strane incisioni e con le facce deformate. Ritornarono al villaggio ad informare lo sceriffo, che partì subito con il suo gruppo armato. Ma al posto dei corpi trovarono degli inquietanti cumuli di pietre. Furono dei nativi di quelle immense foreste a commettere quelle azioni orribili e furono sempre loro ad ammucchiare i sassi nel campo, forse per via di un loro rituale legato alle loro tradizioni religiose, o in quei luoghi avvenne qualcosa di strano. Da allora nel paese si diede la massima allerta e furono organizzate delle squadre speciali per proteggere i confini così da non far allontanare o avventurare nessuno nel bosco. Nel tempo non ci furono sparizioni e tutto restò tranquillo, almeno fino al novembre del 1940, quando a Burkettsville, nel giro di alcuni mesi, sparirono 8 bambini per via di una mano oscura.
Le ricerche della polizia si estesero in tutto il territorio, ma dei bambini non vi era la minima traccia, finché nel 1941 inspiegabilmente un individuo tale Rustin Parr si costituì volontariamente alle autorità, dicendo loro che il suo compito era finito e confessando sarebbe stato libero. Confessò i suoi crimini raccontando una storia singolare, affermando infatti di essere stato perseguitato per anni da una donna anziana che camminava nei boschi con una lunga mantella e una foltissima chioma di capelli. L'anziana compariva frequentemente e lo tormentava girandosi nella sua abitazione e nella sua mente, tra apparizioni, sussurri e voci che non poteva ignorare. Affermò dunque di aver rapito i bambini a coppie di 2, ponendo fine alle loro vite per volere di lei. Commise quelle atrocità nella sua dimora perché costretto da quella che lui definiva la signora che vive nei boschi. I sopralluoghi nell'abitazione confermarono la versione di Parr e nelle viscere della casa vennero ritrovati un grande libro misterioso con disegni e scritture indecifrabili, 7 cumuli di pietre simili a delle tombe e in un angolo del seminterrato ritrovarono un bambino ancora vivo in forte stato di shock. Il piccolo Kyle Brody fu interrogato dalle autorità e con coraggio raccontò di essere stato rapito e portato in quella casa da quell'uomo e fu costretto a stare in quell'angolo della stanza del seminterrato e assistere ai delitti senza parlare. Inoltre aggiunse, raggelando il sangue ai presenti, che Rustin non commetteva i suoi crimini da solo, ma assieme ad una donna anziana dalla carnagione pallida, con occhi scuri e dalla voce flebile e stridula. Rustin Parr fu processato e impiccato nel novembre 1941. Da quel giorno cessarono le sparizioni e si cercò di dimenticare quelle tristi vicende. Negli anni tutto tornò alla normalità, almeno così si narra. Quasi 60 anni dopo, nel 1999, la storia sulla strega di Blair è divenuta famosissima grazie ad un film innovativo, una fusione tra il documentario amatoriale e l'horror movie, un found footage che scioccò molti per il suo modo di essere particolarmente angosciante. The Blair Witch Project parla di 3 studenti spariti nella foresta di Black Hills, mentre giravano un documentario locale sulla strega. Quello che vediamo è il frutto delle loro riprese ritrovate, e tutto viene fatto passare per vero. Ma non lo è. In realtà, prima che uscisse la pellicola, vennero realizzati 2 documentari e spacciati come eventi storici reali. Quindi si è certi che tutta la questione della storia della sparizione dei ragazzi e della strega sia stata un'ottima campagna pubblicitaria per vendere meglio il film, in degli anni in cui ancora internet non era alla portata di tutti e quindi non ci si poteva informare, ma solo ipotizzare e vivere nel dubbio. Oggi nella cittadina di Burkittsville regna la pace. Il grandissimo successo del film riuscì ad attrarre moltissimi fan di tutto il mondo ed è diventata la meta perfetta di appassionati dell'horror e del paranormale. Molti studiosi e curiosi si sono messi alla ricerca di indizi e prove per dare fondamenta e veridicità alle storie o leggende sulla strega di Blair. In giro per il paese hanno raccolto svariate testimonianze di persone del luogo che giurano di essersi imbattuti in strani fenomeni. Durante dei tragitti nel cuore della foresta, alcuni affermano di essersi ritrovati davanti al cammino degli strani cumuli di pietre e piccoli manufatti realizzati con dei ramoscelli, che sono stati definiti come strani avvertimenti di intimidazione per i viaggiatori nei boschi, simboli intrisi di magia e misticismo ancora non chiariti. Altri giurano di essersi dispersi per ore nella vegetazione e di essere stati ingannati dal bosco, di trovarsi quindi in situazioni inquietanti. Affermano che durante il girovagare non si riuscivano a percepire i rumori circostanti, come se il tutto si zittisse, o addirittura dicono di aver sentito dei sussurri di bambini, il suono di uno strano strumento musicale e delle urla che non assomigliavano né a quelle di un uomo né a quelle di una donna, quasi come se fossero i versi di uno strano animale. Una donna invece racconta che in un giorno di primavera, vicino ad un torrente del Black Hills, avvertì come una presenza e vide accanto ad un grande albero una strana figura femminile che la fissava.
L'entità aveva le braccia lunghe ed era ricoperta di peli in tutto il corpo, come se avesse la lunga criniera di un cavallo. Molti scettici le ritengono storie false per far accrescere sempre più di popolarità il mito del fantasma della strega. Quindi dietro a tutti questi racconti, film, giochi, documentari, c'è della verità o è solo pura invenzione? Scettici o no, una cosa è sicura. Nonostante effettivamente non ci sia nulla di concreto e di rilevante, sin dall'ingresso dei boschi in questione si percepisce come inquietudine e tutto sembra sommerso e invaso da una strana atmosfera, di un qualcosa di irrazionale. Forse sarà la forte suggestione che esercita il luogo, o forse c'è realmente qualcosa di inspiegabile. Al giorno d'oggi, un po' per notorietà del luogo, un po' per esibizionismo, molti fan e curiosi visitano la foresta di Blair alla ricerca della strega, senza però successo. Nessuno ha mai visto nulla e finora sono tutti ritornati vivi. Chissà, magari i prossimi curiosi si imbatteranno proprio davanti alla signora che vive nei boschi.